Ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video e andremo a vedere proprio oggi questo mini flash di Godos IT30 Pro, un flash che è stato rilasciato proprio recentemente da questa azienda cinese. In realtà ne sono usciti parecchi di mini flash, ma questo è decisamente quello più interessante, ma a settembre avremo modo di vedere anche le altre versioni. Come ti dicevo, questa è la più interessante perché ha tutte le funzioni che di solito troviamo sui vari Speedalite di Godos top di gamma. Ovviamente abbiamo meno potenza, abbiamo un numero guida 15, abbiamo una batteria integrata, abbiamo tutte e tre le funzioni principali TTL, possiamo scattare anche in high speed sync, insomma un flash da prendere in considerazione, un flash che potresti tranquillamente affiancare al tuo Speedalite che utilizzi di più, ma per alcuni di voi potrebbe essere la soluzione definitiva per coloro che usano raramente proprio un flash e quindi non vogliono spendere tanti soldi per modelli decisamente più costosi, oppure come sottoscritto da utilizzare anche nel tempo libero. Vediamolo da vicino, questo IT30 decisamente molto compatto, giusto anche per farti vedere le dimensioni con un normale trigger che molti di voi già conoscono come l'X2, anzi lui è anche più piccolo, però è leggermente più pesante, ma non di molto. Allora, cosa che devi sapere, innanzitutto questa è la confezione piccolina, all'interno troverai l'IT30 e il cavetto per ricaricare la batteria, una batteria che è integrata, non si può togliere, ok? Una batteria che al giorno d'oggi sono decisamente molto performanti perché ti danno decisamente tantissimi cicli, anche se vai a usare questo flash praticamente, non dico tutti i giorni, ma 2 o 3 volte alla settimana e fai la ricarica completa, diciamo che per 2 o 3 anni non avrai problemi. Comunque, se sei uno smanettone, eventualmente la batteria si può ovviamente sostituire, ok? Non tutti lo sanno fare, però è una cosa che si può fare e eventualmente proprio c'è chi si occupa di queste cose, ok? Quindi questa cosa non deve frenare l'acquisto di questo mini flash, ok ragazzi? Disponibile non solamente per Sony, Canon, Nikon, Fuji e Olympus, ok? E è anche disponibile la colorazione eventualmente argento come questo. In questo caso questo è il Lux Junior, un flash che è uscito circa 3 anni fa, che raramente ho utilizzato, ma non perché non sia potente, solamente proprio perché qui abbiamo delle batterie che adesso non ci sono, alcaline. E qual è lo svantaggio delle batterie alcaline? Che praticamente quando vai a utilizzare questo flash, soprattutto perché lo andrai a utilizzare molto spesso alla massima potenza, si vanno a scaricare decisamente molto velocemente, ok? E quando ne hai bisogno, ovviamente, almeno io non le ho mai sotto mano, ok ragazzi? Qui le cose sono decisamente cambiate perché, come ben sapete, le batterie al litio fanno la differenza. Sarà anche integrata, ma secondo me non è un problema. Detto questo, vediamo alcune cose di questo flash, mini flash. Innanzitutto Godos dichiara un peso di 120 grammi, adesso questo pesa praticamente 96, ma mancano le batterie, quindi pesa uguale, perché qui abbiamo 123 grammi con la batteria, ok? Quindi diciamo che è un peso decisamente contenuto come fosse un normale trigger. E adesso ti farò vedere che lo puoi utilizzare come fosse un trigger, ovviamente che avere anche la possibilità di utilizzare questo piccolo flash che abbiamo nella parte anteriore, ok ragazzi? Allora, innanzitutto qui abbiamo la rotellina che servirà esattamente per muoverti nel menu, cosa che potrai fare tranquillamente anche con le dita perché abbiamo un display touch, ok? Qui abbiamo questa manopolina, questo selettore che ti consente di andare eventualmente a chiudere questo diffusore, giusto per avere la luce più morbida. Alla parte opposta abbiamo l'entrata per la ricarica della batteria, l'entrata per la corda sincro, sotto abbiamo l'innesto per la tua slitta della fotocamera. In questo caso, ripeto, io ho i contatti Sony, ma è disponibile come al solito per altri sistemi.
Qui abbiamo il display che adesso ti farò vedere, abbiamo anche 3 tasti fisici, il tasto di accensione che una volta che sarà acceso può anche essere utile per andare a testare il flash se funziona, il tasto menu e il tasto set. Ti elenco adesso alcune caratteristiche di questo nuovo IT30 Pro, da non confondere con flash della concorrenza senza fare nomi perché ne sono usciti tantissimi, ok? E quasi sicuramente uno te lo porterò di un'altra azienda perché è quello che ritengo più interessante, e ti porterò anche altri mini flash ancora più compatti di questo IT30 sempre di Godos, e lo faremo proprio come ti dicevo a settembre. Allora, questo è più completo perché ha la funzione anche TTL, quindi troverai l'esposizione in maniera molto veloce, lo dico soprattutto per chi si sta avvicinando proprio al mondo dei flash. Lo puoi utilizzare anche volendo, anche se è così piccolino, in high speed sync, quindi oltre il tempo sincro della tua macchina fotografica per quanto riguarda proprio il flash, e volendo lo puoi utilizzare proprio completamente staccato dal corpo macchina, quindi lo puoi mettere, perché no, anche su uno stativo, e lo puoi utilizzare come o luce principale o come backlight. Ovviamente devi avere un trigger. Colgo l'occasione anche di fare un po' di chiarezza per quanto riguarda i display che hanno questi nuovi flash che sono usciti recentemente, come il V100, questo V480. Ho messo appositamente anche il trigger, ok, di X3, e questo nuovo IT30. Allora, quando parliamo di V100 e di X3 abbiamo un OLED, a differenza di questo display che è un TFT, ok, non viene specificato, ma suppongo che sia proprio un normalissimo TFT, e anche quello che troviamo nel V480. La differenza si nota subito, ok, ve ne accorgerete subito quando lo riceverete, se possedete ovviamente il V100. Però ti posso dire che non ti devi preoccupare per quanto riguarda soprattutto la visibilità della lettura eventualmente sotto il sole. Non ci sono proprio problemi, a patto che ovviamente lo tieni al massimo. Però ovviamente quando parliamo di colori, la brillantezza e la saturazione sugli OLED sono decisamente migliori, e soprattutto per quanto riguarda il nero. Qui abbiamo un nero puro, ok, a differenza di quello che troviamo sul V480 e in questo IT30 che è più un grigio scuro. Okay. Vediamo adesso le funzioni di questo IT30. Accendiamolo, teniamo premuto, sblocchiamo con la rotellina fisica oppure direttamente nel display. Allora, adesso siamo in modalità normale, ok? Cosa intendo per modalità normale? Quando lo vai a utilizzare nella fotocamera e lui è l'unica fonte di luce. Allora, qui andate a cambiare velocemente la potenza, lo potete fare tranquillamente con il vostro dito. Possiamo in questo caso andare a modificare la potenza di 1/3 di stop, o direttamente nel touch o con la rotellina, ok? Come ovviamente andate meglio. Possiamo utilizzare anche con questo flash la funzione master. Allora, per abilitare proprio questa funzione devi premere il tasto centrale, menu, scorri qui dove vedete questa icona che in questo caso ha la forma di un computer, che sta a indicare proprio la funzione normale. Andiamo a tappare e in questo caso con questa icona ci sta a indicare che adesso siamo in modalità master, ok ragazzi? Quindi noi eventualmente possiamo utilizzare altri flash. Allora, la modalità ovviamente master ti consente di avere più flash. In questo caso abbiamo la possibilità di utilizzare nel complessivo 4 flash, compreso lui che è nel gruppo M e in questo caso è disattivato, fino a 3 flash off camera. E questi 3 flash che potresti pensare di utilizzare li puoi utilizzare simultaneamente sia in modalità combinata, cioè TTL, oppure manuale. Ok ragazzi, faccio un veloce esempio. In questo caso abbiamo il V480 che è esattamente nel gruppo A, ma tu puoi ovviamente assegnare qualsiasi gruppo a tuo piacimento, e ogni gruppo, ti ricordo, ha un colore che ovviamente lo troverai anche nel
piccolo flash che ti sto facendo vedere. Quindi lasciamolo su A, vado a modificare la potenza, ok, basta anche in questo caso scorrere il dito e poi come vedete lui ha già sincronizzato la potenza. Ok ragazzi, eventualmente si può aggiungere tranquillamente altri 2 flash. Puoi utilizzare, se avessi l'esigenza di avere più una luce frontale, anche questa piccola luce che ti offre proprio questo flash. In questo caso è disattivata, ma noi tenendo premuto la andiamo ovviamente ad attivare. In questo caso è in funzione TTL, che potrebbe essere una valida alternativa. Possiamo ovviamente aumentare la compensazione, come vedete anche in questo caso di 1/3 di stop, sia in positivo che in negativo, o eventualmente passare in modalità manuale, quindi basta tenere premuto. E quindi quando tu andrai a scattare tranquillamente vai a utilizzare sia questo flash che abbiamo nella parte frontale e anche il V480. Vediamo anche un'altra funzione, cioè la possibilità di utilizzarlo totalmente staccato dal corpo macchina, quindi off camera. Qui lo stiamo in questo momento utilizzando, come ti dicevo poco fa, da master, e adesso lo andiamo a utilizzare completamente off camera. Quindi andiamo a selezionare questa icona, quindi lo togliamo dalla fotocamera, però abbiamo bisogno di o un flash, sempre che ti permette di andarlo a utilizzare in modalità master, quindi vai a controllare lui, ma supponiamo proprio di avere questa combinazione di 2 flash, quindi il V480 e il IT30 Pro. Allora in questo caso lui è sul gruppo A, quindi lo lasciamo il V480 in questo gruppo e lui lo mettiamo nel gruppo B. Allora lui lo lasciamo come luce principale e un flash così piccolo lo possiamo usare anche tranquillamente come backlight, cioè quella luce dietro al soggetto, magari lo puntiamo esattamente nei capelli, così ovviamente risalta meglio, però in questo caso hai bisogno di un trigger. Ecco che in questo caso l'X3 si addice decisamente molto, perché come ben sapete ormai avete imparato tutti a conoscere i nuovi trigger di Godos, anzi il nuovo trigger, perché naturalmente ce n'è solo uno con questo display, e possiamo tranquillamente andare a modificare la potenza del V480 e del piccolo IT30 Pro, ok? E possiamo utilizzare questi 2 flash tranquillamente off camera, ok? E quindi possiamo creare velocemente e soprattutto non avendo tantissimo peso dei setup pelucci che, credetemi, vi daranno anche delle soddisfazioni. E credo che molto presto ti porterò nel canale proprio un esempio. Premiamo proprio il tasto menu, ok, il tasto fisico, oppure scorriamo con il dito, tiriamo giù la tendina dall'alto verso il basso, qui dove abbiamo i 3 puntini con le 3 righe, praticamente basta tappare e si apre il menu a colori. Allora partiamo proprio dalla prima icona dove c'è scritto trigger distanza, ok, selezionate la distanza che volete utilizzare dal vostro flash, o 30 metri o 100 metri, io lascio 30, però se non volete ovviamente correre rischi durante uno shooting lasciate direttamente su 100 metri. Poi hai la possibilità di attivare la fotocellula qui davanti per utilizzare la modalità slave S1 S2. La funzione TCM lasciamola attiva, che ti consente di convertire la potenza TTL in manuale. Standby, ok, lo andiamo ad attivare perché è utile risparmiare batteria. Una volta attivata puoi anche decidere dopo quanto tempo in utilizzo di questo flash si andrà a spegnere in automatico, quindi 30, 60 o 90 minuti. Qui abbiamo lo spegnimento non del trigger ma del display, giusto per risparmiare batteria, 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti. Io di solito lascio 1 minuto, giusto per fare la recensione lasciamo 2. Poi abbiamo la luminosità, in questo caso del display, ok, in base a dove lo andiamo a utilizzare. All'aperto quasi sicuramente è consigliato, soprattutto d'estate, di tenerlo al massimo. Poi abbiamo la funzione
New Agrement. Questa è una funzione che troviamo solamente su sistemi di Sony, che aiuta ovviamente per la messa a fuoco quando abbiamo decisamente poco luce, per attivare proprio l'aiuto che alcune fotocamere hanno, oppure la griglia che hanno alcuni flash come il V100. Però per essere funzionante dovete mettere l'autofocus appunto singolo, ok? Perché se utilizzate l'autofocus continuo questa funzione praticamente non serve a nulla. Qui abbiamo la possibilità di scegliere la lingua tra inglese e cinese. Qui andiamo a riportare di default tutte le impostazioni e qui abbiamo le informazioni dell'ultimo firmware. Controllate sempre, perché soprattutto quando il prodotto è nuovo vengono rilasciati nuovi firmware che vanno decisamente a migliorare sia ovviamente il software ma anche il display touch. A differenza però, ragazzi, di un normale flash Cobra Speedlight, dove abbiamo la possibilità di andare a ruotare quasi completamente la testa, quasi 350 gradi, e anche l'inclinazione giusto per andare a utilizzare la luce di rimbalzo, ecco che con l'IT30 questa cosa non ti è concessa. Quindi hai la luce che va a colpire direttamente il soggetto. Ti ricordo che qui abbiamo un piccolo diffusore che va ad ammorbidire un po' la luce, ma ti ricordo anche che va a togliere quasi più di uno stop, che su un flash così piccolo è abbastanza importante. Comunque, se stai utilizzando un obiettivo decisamente grandangolare, ti sei avvicinato al soggetto, questo problema non sussiste. Altra cosa, per quanto riguarda la sincronizzazione della tendina, abbiamo proprio la prima che è di default. Puoi utilizzare eventualmente anche la sincronizzazione sulla seconda tendina. Chi utilizza Sony, la seconda tendina non la può abilitare direttamente dal menu dell'IT30, ma lo deve fare dal corpo macchina, a differenza di altri sistemi. Adesso io non li conosco tutti, ragazzi, però ad esempio con Canon V100 puoi abilitare proprio la seconda tendina direttamente dal menu del flash. Poi concludo, per quanto riguarda eventualmente l'utilizzo di questo piccolo flash come trigger, cioè utilizzato da master, hai la possibilità di sincronizzare il canale velocemente tappando sul sync, a patto che tu abbia uno degli ultimi flash che sono usciti recentemente, cioè quelli che hanno questo software, come la D200 Pro 2, il V100, il V480, l'X3, quindi basta tappare e sincronizzi tutto, ok? Eventualmente lo puoi fare anche manualmente, che praticamente non è un'operazione che ti porta via tantissimo tempo. Vai a selezionare lo stesso canale che stai utilizzando sui flash off camera. Voglio spendere anche due parole per quanto riguarda la potenza che riesci a ottenere con questo mini flash, perché sono sicuro che molti di voi la andranno a sottovalutare, molti di voi la vanno a snobbare, ma vi voglio fare ragionare e poi tirate voi le conclusioni, magari fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Allora, numero guida 15, come ti dicevo, se facciamo poi un paragone sempre con un normale Speedlight con un numero guida 60, come potrebbe essere il V860 V1 Pro, escludendo il V100, se no c'è decisamente un abisso tra questi flash, capite bene che in questo caso la differenza di potenza c'è, non si discute. Però la domanda che io vi faccio: avete sempre bisogno, quando utilizzate questi flash come il V1 o il V863, andate sempre a utilizzarlo alla massima potenza? Se la risposta è sì, allora lasciate perdere questo flash. Se la risposta è no, uso anche il V1 a potenze decisamente ridotte, come potrebbe essere un 64esimo, un 32esimo, allora puoi pensare anche di avere nella tua borsa fotografica, anzi lo puoi tenere tranquillamente in tasca, l'IT30, perché praticamente avrai innanzitutto meno peso proprio nel corpo macchina, parliamo di 120 grammi rispetto a 550 grammi o addirittura 650 se pensi di acquistare il V100, e hai il giusto compromesso di potenza, ok? Poi, ripeto, se hai bisogno molto spesso di potenza, ti compri ovviamente flash più potenti, però la soluzione che io ti andrei a suggerire è proprio di avere l'abbinata IT30 e V480. Attenzione però,
con che fotocamera pensi di utilizzare questo mini flash e soprattutto con quali obiettivi. Allora, adesso ti dirò anche esattamente quanto costa e se ne vale la pena, secondo me. Allora, io ovviamente lo utilizzo soprattutto con la 6007 che in questo caso mi sta riprendendo. Ho anche pensato di utilizzarlo con la Sony A7C, però quando hai un corpo macchina così compatto hai un problemino, soprattutto se utilizzi obiettivi voluminosi come questo Viltros 35 mm, come anche l'85, insomma tutti gli obiettivi soprattutto che hanno un'apertura decisamente importante per full frame. Quasi sicuramente il barilotto va a coprire proprio il fascio della parabola e quindi praticamente è quasi come non avere il flash, quindi non ha senso. Quindi se hai un corpo macchina così compatto, soprattutto lo dico per chi utilizza Fuji, utilizzate i vostri obiettivi, quelli più compatti, ok? Però c'è la soluzione non è di avere la Sony A7 IV, l'ultimo modello di full frame che è decisamente più alta, perché lì ovviamente il problema si presenta in maniera meno importante, anche se poi dipende sempre anche quando andiamo a utilizzare la Sony A7 IV che obiettivo andiamo a utilizzare. C'è un piccolo accessorio che vi consiglio di acquistare, sempre di Godos, mi deve arrivare e quindi non riesco a farvelo vedere, ma questo sicuramente nel prossimo video dove parliamo di T30 ve ne parlerò. È semplicemente un zoccolo che praticamente lo dovete infilare al posto di questo T30, mantiene ovviamente tutti gli automatismi compreso il DTL e ovviamente andrà al di sopra, come in questo caso, di questo Viltros 35 mm e lo posso usare tranquillamente senza che venga coperto. Ok ragazzi, quindi una spesa in più, ma se pensate proprio di utilizzare obiettivi così importanti è l'unica soluzione. Concludo con il prezzo. Allora, al di sotto di 100 euro, 90, 85, forse anche 80, è un prezzo a mio modo di vedere corretto, anche perché se facciamo anche un confronto con l'X3 che praticamente ha lo stesso prezzo, ma qui praticamente oltre ad avere un flash ha anche un trigger. Quindi valuta te, comunque fammi sapere cosa ne pensi qui sotto nei commenti e ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e alla prossima!